Ciao, sono Ina. Benvenuti nella mia cucina. Nelle nostre case fervono già i preparativi per il pranzo di Natale. Quel pranzo che consumeremo in compagnia delle persone a noi più care. Quel pranzo che spesso e volentieri, per qualsivoglia ragione, non inizia a mezzogiorno, ma a orari che mettono a dura prova la nostra resistenza alla fame. In nostro soccorso però c'è quell'invenzione geniale chiamata aperitivo. E qui direte, beh, è una pasta sfoglia. Dov'è la novità? Da un punto di vista gastronomico, in effetti, nessuna novità. Ma a Natale qualsiasi cosa si presenti a tavola è giusto che sia a tema. Perciò, se condividete questo mio pensiero, vi invito a seguire questa mia videoricetta. Una pasta sfoglia rotonda, misto erbette, salsiccia di suino fresca, scamorza dolce, tris di peperoni giallo, rosso e verde, passata di pomodoro, origano, semi di papavero, semi di sesamo, curcuma, pepe rosa in grani, un uovo, mezzo bicchierino di latte. Per ottenere le decorazioni che avete visto nell'anteprima, occorre munirsi di queste formine. Si possono acquistare in qualsiasi negozio di articoli per la casa oppure online per pochi euro. Se avete tutto il necessario, possiamo cominciare. Facciamo appassire le nostre erbe in un wok con mezzo bicchierino di acqua e mettiamole in una ciotola bella grande. Prendiamo la salsiccia, spelliamola, sminuzziamola e aggiungiamone la polpa alle nostre erbe. Diamo una prima mescolata e una generosa grattugiata di scamorza. Amalgamiamo per bene e il ripieno per la pasta sfoglia è pronto. Mettiamo in preriscaldo il forno a 180 gradi. Ora diamo forma alla nostra creatura. Con la formina circolare tagliamo e estraiamo il centro della pasta sfoglia. Prendiamo un coltello ben affilato e tagliamo in 8 spicchi uguali, fermandoci a circa 5 o 6 cm dal foro centrale. Posizioniamo il ripieno sul primo spicchio e chiudiamolo in questo modo. Ripetiamo l'operazione con tutti gli altri. Il risultato sarà quello di ottenere la forma di una stella. Sforacchiamo le parti ripieni servendoci di uno stuzzicadenti. Ora stendiamo la passata all'esterno della parte ripiena della nostra stella e diamo una bella spolverata di origano, proprio come si fa con la pizza. Prendiamo l'uovo, lo rompiamo e mettiamo il tuorlo in una ciotola. Aggiungiamo il latte, mescoliamo un po' e spennelliamo le parti della sfoglia rimaste bianche. Decoriamo le punte e la parte centrale con i semi di papavero.
Infine, semi di sesamo a piacere. Dal dischietto che abbiamo ottenuto con il taglio centrale praticato all'inizio, creiamo una stella da mettere al centro della sfoglia. Cospargiamola di curcuma e tagliamola con la nostra formina. Ecco qua! Qualche grano di pepe e via in forno. È il momento degli addobbi. Puliamo il peperone verde e tagliamolo in modo da ottenere spicchi più regolari possibili. Prendiamo la formina dell'alberello e prepariamo un bel boschetto. 8 pezzi, per essere precisi. Ma cosa c'è in cima all'albero di Natale? Una stellina! 4 gialle, 4 rosse e siamo pronti per addobbare il nostro aperitivo. Che nel frattempo è pronto da sfornare. Lasciamo raffreddare un po' e diamo il tocco finale. Ora sì che è festa! Ricetta terminata! Certo, è una semplicissima pasta sfoglia ripiena, ma si tratta di un classico intramontabile. In più, è in perfetto stile natalizio. Insomma, basta poco per fare bella figura con i vostri invitati. Ma se volete esagerare, c'è pur sempre il caviale. Se avete apprezzato questo mio video, potete commentare o lasciare un like qua sotto. Vi aspetto alla prossima videoricetta. Buon Natale a tutti!